la festa è finita. Si riprende con un nuovo problema. Vi spiego cosa è successo nel viaggio, nel senso che quando siamo partiti da Marbella per arrivare qua in Italia, questi qua sono i fusibili in quei 2, 3, 4 giorni che abbiamo bruciato, perché ogni mattina quando si accendeva mettevo la freccia, non c'avevo la freccia o lo stop, perché continuavano a saltare. C'è un corto, ma è un corto strano perché non c'è sempre. Addirittura abbiamo una volta sostituito, funzionava tutto, faccio una curva, inclino brutto e a un certo punto sento, quindi un filo che tocca, probabilmente è nel faro dietro, magari è entrata dell'acqua visto che abbiamo preso tanta acqua nel posteriore, e smontando mi sono accorto che c'era uno stop bruciato e quindi adesso ho un amico che è andato a comprare lo stop e dopodiché continueremo a fare le prove per verificare se non c'è più il corto o meno. Allora accendi le luci, se non fa contatto bene, ok, schiaccia freccia sinistra, freccia destra, stop. Oh, molla gli stop. Molla. Stop. Ok. Questo qua non mi piace che... infatti. Vabbè, aspetta che con la telecamera non ce la faccio. No, accendi luce, accendi spegni. Vai. 4 frecce. Stop. Freccia destra, freccia sinistra. Ok, retromarcia. Spegni tutto. E anche un altro lavoro fatto. C'è un periodo in cui bisogna scaldare le candelette. E anche bene perché ferma da qualche giorno. Vai! Ma come parte? Ma chi è brutto? Salutiamo i nostri amici, ma non prima di essere scesi a prendere i cunei. Buongiorno, Poi uno si chiede, la vita cammina con un camper alle spalle, con un tetto diverso. Guarda un po', abbiamo cambiato il tetto brutto. Siamo al lago di Candia, ci siamo fermati stanotte perché stiamo andando, diciamo così, a farci i cavoli nostri, nel senso che in questo rientro in Italia, oltre a vedere un paio di amici, vediamo anche i nostri genitori e passiamo un po' di tempo con loro. È tutto incerto, vi sto dicendo queste cose un po' alla volta perché realmente manco noi sappiamo cosa fare. Devo fare un intervento col meccanico, devo guardare ancora se il problema elettrico è stato risolto o meno, non riesco a capirlo, quindi dovrei spuntare anche quello. Insomma, ci sono 2 o 3 cosette da fare che non so quando si possono fare e poi da lì dobbiamo capire un attimino che cosa fare, o meglio, che direzione prendere. Ci sono troppe cose incerte e quindi non riesco ancora a darvi un'idea precisa. Giustamente siamo stati assenti troppo, quindi anche se non mi piace, di solito voglio farvi vedere già un bel piano deciso, però adesso vi devo far vedere qualcosa che non ho ancora in mente io, un casino, come al solito. Però questo è il bello, avere l'incertezza. Adesso accendo, andiamo a casa dei genitori e poi quello che vedrete dopo, sa il cacchio cosa sarà. Che bello è! Oh, questo laghetto di Candia ci sta dando delle sorprese magari. Diga di Mazzetto. Siamo nel fiume Dora Balta, uno degli affluenti del Po, poi c'è la Dora Balta, la Dora Riparia. Allora, ditemele voi gli altri che non me lo ricordo. Giorni mi faccio un intramezzo nelle varie giornate che stanno passando, ma che non filmiamo perché siamo a casa dei genitori. Oggi siamo qua all'interno del nostro bellissimo Bruto a prendere della pioggerellina che ci ha proprio fatto rilassare stanotte sul materasso nuovo che abbiamo dormito da Dio. Che bello è quel materasso! Ne voglio 10, così dormo 10 volte meglio. Oggi cosa facciamo?
Cosa facciamo oggi? Niente. Niente, no, non facciamo assolutamente nulla se non quello di andare in giro a gozzovigliare, a fare colazioni e a goderci i nostri genitori. Che è una cosa bella, ricordatevelo, è una cosa molto bella. Lei ha appena fatto colazione, ma si è soprattutto appena lavata la faccia e sta iniziando a connettersi col mondo. Più o meno. Io invece non mi sono ancora lavato la faccia, ma comunque devo dire che in questo periodo qua il tempo fa veramente cagare, continua a piovere e fa frecce. Quindi, fatto questo piccolo riassunto giornaliero, ci vediamo fra qualche giorno, chissà dove. Ah sì, probabilmente andremo su in montagna. Mi sa che mi metterò a fare dei lavoretti su Bruto che ho lasciato indietro da un po', quindi ci vediamo a montagna. Quasi le 9 e finalmente sorge il sole dietro i vetri un po' sporchi di Bruto. Ma fuori c'erano meno 3 gradi stanotte. E quando mi sono svegliato dentro ce n'erano 9. E sono 2 ore che sta girando il cinebasto. E abbiamo raggiunto una bellissima temperatura di... non la leggo. 21 gradi già, Mauri. Sei tu che sei freddoloso in questi giorni. Dillo un po' dove siamo però, non l'hai ancora detto. Siamo a... il nome, un programma. Scopa! È un invito a fare le pulizie di casa? Assolutamente no. Allora vuol dire che oggi le pulizie le farai tu? Assolutamente no. Vi faccio vedere da questo lato che non siamo in controsole, si vede dove siamo. Nel bosco. Adesso esco e vi faccio vedere la nuova area sosta. Fra 2 minuti, Siamo a Scopa, credente località nella Valsesia, dove spesso e sovente veniamo qua perché, insomma, Marina c'è la mamma qua. Se il prete ci fa parlare, vi racconto che cosa ci facciamo qua. A parte incontrare la mamma di Marina, che la suocera è sempre una bella cosa. Ruffianazzo. Diciamo che siamo qua nella nuova area, o meglio parcheggio camper di Scopa, o meglio insomma ci hanno segregato in questa, insomma c'era prima un bel parcheggio là con delle casette, delle griglie eccetera, così il sindaco ha deciso di spostarci dall'altra parte del campo sportivo facendo questo nuovo parcheggio. Speriamo che lo migliorino, Sì, va? Ci perché auguriamo. fa veramente schifo, cioè per la serie non rompere le balle, stai là e va bene. Quindi, caro sindaco di Scopa, sappilo che non siamo contenti. So che non te ne frega niente, ma noi portiamo soldi. E cosa facciamo oggi? Siccome lei continua a lamentarsi e non va più, e non mi funziona il freno, e no qui, che è normale usura, andiamo a prenderne una nuova perché voleva una nuova. E quindi adesso lo andiamo a montare perché è arrivato come al solito il nostro pacchetto da montare. È che non mi piaceva più la bicicletta, mi piaceva la bicicletta, però questa bicicletta nuova ha la batteria integrata. E questa cosa è tanta roba. Così non te la rubano. Esatto. Una bava. E poi uno si chiede perché ho un mal di schiena. Non ho le forbici, ho trovato un trinciapolli. Ti va bene lo stesso. Questi per gli alberi, che trinciapolli. Io pensavo... Una volta non è lui a pensare a mangiare. Ci sono le tue mutande qua appese. Allora adesso vado allo spacchettamento del regalo di Marina, della nuova bicicletta. Stiamo parlando di Turol, che è una nuova marca. Si possono comprare online, questo è il loro sito www.turol.com e nello specifico questo qua è il modello J1ST. Questa qua è la scatola degli attrezzi, spero che ci siano tutti perché non ho un cacciavite con me in questo momento e devo dire, come avete visto, che è veramente imballata molto bene. Questo non lo lancio perché pesa. Mettilo lì sulla catasta di legna.
La cosa bella è che l'abbiamo presa con il portapacchi che porta fino a 25 kg, così anche Marina potrà portare le sue belle casse d'acqua e non le fa portare sempre a me. Dammi una mano, va a tirarlo fuori che qua mal di schiena pompa. Vi mettiamo lì un attimo così vedete i ridolini. C'è la protezione questa che non serve, adesso taglio la gomma. Imballaggio qua, voilà. Sgancio il manubrio e lo monto. Fate attenzione a non tagliare i cavi, Vediamo cosa c'è dentro. Gli utensili, viti varie, chiavi, bene, c'è tutto per montarlo. Per le persone che non amano andare a braccio come lo faccio io, qua c'è anche un bel libretto di istruzioni, sia del funzionamento e di come si può montare, ma a me non serve. E fu così che uscì una bicicletta con 3 ruote e il manubrio al posto della catena. La prima cosa andiamo a svitare i supporti senza perdere le viti. Ecco il portaviti. Allora questo utensile da portarsi dietro. Allora io qua lo regolo a un'altezza media per me, però questo qua è tutto regolabile, vedete qua ci sono dei gradi, qui c'è la croce che deve stare in mezzo. Monitor, chiavi dopo, chiavi sono le ultime cose. C'è la luce? Sì. Montiamo la ruota davanti. Allora, allenta i dadi e poi c'è questo fermo qua che ha poi un incastro lì, ma lo vedrete. Su questa rondellina, anche questo aggancio va dentro questo buchetto e poi stringete. Si allenta questo dado, ho passato così. Si passa dal davanti. Perché questo va agganciato qua così. Allora se si riesce si infila qui dentro e si avvita. Fate attenzione perché essendo un nero opaco è una bellissima vernice, però se si riga si vede. Poi mettiamo i suoi dadi per fissare i parafanghi. Mancano i pedali. Il filetto quello classico. Sinistro. Bene, adesso lo andiamo a provare. Sì, Marina va a provare. E poi vi diciamo le caratteristiche. E ti sorpasso! Ma cosa sorpassi? Frena un po'. Eccomi. Un po' di caratteristiche del nuovo modello, direi anche di punta della Tyrol J1 ST. È una city bike concepita sia per la città ma anche, come vedete, per la montagna, perché ha un cambio tutto sulla maniglia destra, è un cambio Shimano a 7 rapporti solo sulla ruota posteriore, ha 5 velocità come supporto elettrico che con più e meno puoi aumentare la potenza fino a 5. Qua avrai la sua velocità e i chilometri che hai percorso, in questo caso 600 metri, e la carica della batteria. Il display LCD di 1,8 pollici ed è un bel display che si riesce a vedere molto bene. Parliamo un pochino di quelli che sono i dati elettrici. Ha un motore elettrico brushless da 250 watt, 100 km di autonomia, velocità assistita di 25 km/h come da legge, ha una coppia, una potenza anche detto di 45 Nm, che non è poco, monta ruote da 27 pollici e mezzo. A proposito della batteria, ha una batteria al litio di 36 volt per 15,5 Ah, quindi una buona batteria, come vedete, dà un'autonomia di 100 km. L'autonomia di 100 km normalmente è una media di un peso di 75 kg, non io, su una pendenza diciamo in piano. Poi ovviamente più è pendente, più pesa la persona e meno sarà performante, però 100 km posso garantire che io ne facevo 40 tranquillamente. La batteria è integrata, per estrarla è molto semplice. È una batteria che non pesa neanche molto, ma questo vi dà la possibilità di portarla a casa e poi aprire il coperchietto, che adesso è nuovo,
ed è anche bello duro, e col suo caricabatterie caricarlo. Metterla molto semplice, si appoggia e si schiaccia. I due freni a disco. La bicicletta pesa 26,9 kg. Una cosa carina, che è la prima volta che vedo, è che quando schiacci i freni si accende la luce posteriore, che nelle altre biciclette che abbiamo sempre comprato io e Marina non c'era. Ovviamente ha le sue luci integrate. Un'altra cosa intelligente è il manubrio totalmente regolabile, sia per quanto riguarda l'inclinazione, quindi poterlo portare più verso di te. È ottimo perché riesce ad adattarsi alle diverse tipologie di persone. Sul sito comunque riuscite a verificare quelle che sono esattamente tutte le misure. È veramente una buona soluzione, io ve lo consiglio. La facciamo provare a mia mamma? Vai, pedala, pedala! Fantastica, si vola! Già sparare. Adesso chi la ferma più? Ah, ma vado a fare il cammino di Santiago con la bici! Bellissima, bellissima! Il pilota ufficiale della Tyrol, Sì, come Schumacher per... esatto, che proverà lo stress test della bicicletta e ci dirà i suoi commenti al 7° giro a Monza. Adesso la porto sui prati. Vai, vediamo. portala al limite. Ed ecco qua la spellicolatura di Marina. Spellicoliamo. Vi faremo una piccola panoramica sui dettagli di questa bicicletta, perché dovete prepararvi per l'estate, che è qui dietro l'angolo. Un altro giorno, e oggi mi sono svegliato con tanta voglia di mangiare, no, anche quello. Mi sono svegliato con tanta voglia di fare tanti lavori, visto che ieri abbiamo montato la bicicletta. Oggi voglio fare dei lavori su brutto, perché ne ha bisogno. Sono tutte piccole cose che ho lasciato indietro, tipo il cicalino dell'elettromarcia. Ne ho uno che è una lampadina, però chiusa là dentro, una lampadina che fa rumore, ok? Chiusa là dentro, non si sente molto. Allora, ne ho comprato uno di quelli proprio da carrello elevatore, quelli che fanno casino, e lo metto dietro. Poi c'ho una elettrovalvola da mettere, volendo, ma non so. Poi c'è da staccare, anzi no, poi c'è da finire l'impianto dell'EcoFlow, è un'altra cosa. Insomma, c'è un po' di cose. Quindi adesso, oggi, io e la mia assistente Marina faremo dei trucchi di prestidigitazione, nel senso che da queste cose spero anche funzionino. Ti porto lo scagnin perché mi ha già detto che si deve sedere lì dietro. Allora, io adesso smonto questa vecchia lampadina, che non è una vecchia lampadina, è una lampadina con all'interno un cicalino, che fa, per carità, si possono mettere anche nelle normali macchine, no? Ma il problema è che chiusa qui dentro si sentiva lontano. Quindi cosa faccio? Vado a collegare dietro un positivo e negativo al faro, gli metterò una lampadina normale che spero di avere. Poi Marina adesso va a accendermi la retromarcia e io guardo che funzioni. Grazie amore. Perfetto, adesso stai lì, provo a collegare il negativo, che dovrebbe essere questo, con il positivo, che dovrebbe essere quello lì, per vedere se funziona un po' meglio, no? Così. Spegni pure! È l'unica retrocamera che ti sentono anche davanti. Esatto. Ho fatto passare il filo rosso per poter avere l'alimentazione del cicalino che ho già collegato. Cicalino! Sotto. Praticamente il cicalino lo attaccherò sotto, faccio entrare i cavi per l'alimentazione, quando metto la retro si accende uno e l'altro, basta, cambio giusto il fasto. Cosa stai facendo, piromane? Ma che piromane? Sto scaldando il fumo. No, cioè, volevo dire, sto rifacendo tutti i contatti perché erano tutti ossidati, li sto accorciando facendo su misura perché erano stati messi così. Quindi praticamente questa qua è la massa che prima faceva, non faceva massa. Ho rifatto il connettore dentro qua col positivo, adesso attacco tutto e dovrebbe funzionare.
Dovrebbe. Poi guarda, se vuoi che qualcuno ti accenda la retromarcia, c'è nostra nipote seduta alla guida. Bene, bene, lo chiederò a lei. Abbiamo un ospite oggi, se sentite dei rumori strani. Attacco la bassa qua dietro, se riesco. Se riesco, mi sembra una frase giusta. Hai bisogno di dita più piccole? No. Ti mando la bambina, Assolutamente di minore. Ce l'ho fatta. Guarda che bello strumento. Questo qua l'avevo preso su Temu. Questi angolini qua, vedi che non si riesce a infilare il cacciavite, viene da Dio. Lo infili così e track. Sembra una cartinata, 2 euro, vale. Però mamma mia, adesso sai quanti mi risparmia? Ti hai visto? Perché la lampadina è più grande, forse? Ma che ne so io. Il confronto è tutti e tre, è media, piccola e grande. Capito? E questa com'è? Grande? A me mi sembra media. Media? Ok. Sembra che sia entrata, sembra. Questa è una prolunga. Che strano nome che è. Prolunga? Sì, Perché serve per allungare. spilunga, come prolunga, spilunga. Spilunga. Come cacciavite quello lì? Grazie. Sì, guarda cosa ho trovato. Quello lì è da buttare. Lo so. Aveva già capito lei che hai rotto quello. Chi è che va a fare la prova finale? Io! Vai Vai a tu? accendere tu? Vai a accendere. Passa dal... Piano, senza... Pianino. Sai qual è il pulsante? lo so. Oh, se lo sa. E allora accendi. Si deve togliere le scarpe prima. Vedi se le toglie. Brava! Bravissima. È un Spegni genio. pure. È un Grazie. genio. Bene, un lavoro fatto. Prossimo lavoro? Il cestino. Oh. Questo è un problema da risolvere. L'anno scorso avevamo montato questo qua, che poi Marina ha rotto il tappo sopra. Il coperchio quindi- era delicato, diciamo che non è che l'ho fatto apposta, E quindi vola via. E adesso abbiamo preso questo qua, che Sei un cestino. anche col vento dovrebbe rimanere, in teoria. Poi vediamo se funziona. Questo non me ne frega niente adesso. Quello che mi importa è, siccome ho già fatto l'altra staffa e voglio recuperarla, e c'è questo qua, devo riuscire a trovare il sistema per agganciarlo, che già così sta, però vieni qua, va. Vedi? Ci sta, ma Facciamo è poco. una scanalatura un po' Sì, più grande. esatto, quindi dovrei allargarlo un attimino. Quindi adesso col Dremel mi metto lì e gli faccio un po' di spazietto. L'ho tagliato, adesso guardo se è abbastanza profondo, ma al massimo allungo un po', e ora facciamo la prova del 9. Questa qua era la barretta che avevo fatto io, praticamente, track e track. Ora? Eccolo, è anche un po' più grande di prima. E adesso gli mettiamo la couverture. Va bene, no? Adesso questo lo chiudiamo. Così. Va bene? Benissimo. Altro lavoro fatto. È un lavoro di quello che sto facendo. Sto smontando il cruscotto perché praticamente ci sono dei cavi qua dell'USB che si sono tolti. Le vibrazioni, va a sapere. Quindi c'è un cavo della 12 volt che spenzola, che potrebbe anche essere quello che mi fa partire i 27 fusibili, però in una posizione veramente schifosa. Quindi andare a infilarsi qui sotto non è semplice. È solo un faston da mettere, ma vedo già che non riesco a levarlo. Quindi se ce la faccio mi vedrete con questo, senza, se no no. Levare il volante. No, non c'ho la chiave con me, quindi non lo posso fare. Perché sennò questo qua non viene via. No. Però riesco a infilarci le mani almeno da sotto, vediamo. Perché praticamente da qui devo andare sotto con la manina lì, vedete così, e avvitare una ghiera di questo qua. Magari posso farcela io? No, intanto adesso devo andare a recuperare la ghiera che è scesa fino là sotto. Ah, ok. Siamo al supermercato, cos'è? Vabbè, comunque non c'è un cambiamonete, contamonete, sto bastardo si tiene l'11% di commissioni, ma siccome abbiamo tutti i ramini piccolini, farli fuori inizia a essere difficile. Adesso Marina vi spiega come funziona. Abbiamo accettato le condizioni e poi mi dice di mettere le monete qua, suppongo, no? Sì. Io le butto tutte. Come Cioè- se ne avessimo chissà che cosa. No, vabbè, non sarà manco un euro.
Sì, abbiamo solo monete praticamente da 1 centesimo, 2 e 5. €1 giusto. Ma non ci credo! Ce n'era una da 5 centesimi, 39 da 2 centesimi e 29 da 1. Adesso gli dico fatto, mi scattano alla cassa al termine degli acquisti. Ti darò uno scontrino, suppongo. Sì, E dove c'è qui? Guarda. valore €1. Ah, ce ne dati tutti? Sì. Perché l'abbiamo fatto? Innanzitutto per farvelo vedere, secondo perché spesso sovente in cassa di contare i ramini cosiddetti non ne hanno voglia e quindi dicono no, lascia stare. E allora adesso sopportiamo. Chiedo aiuto a voi, questa è una cosa che non posso sopportare. Mauri ha sempre detto che non avrebbe mai avuto le Crocs e ora mi vuole spendere l'euro comprandosi un paio di Crocs. Ma che mi fanno cagare le Crocs, appunto. perché sono antiestetiche. E Però- anti-camminamento, perché Però sono di un comodo scendere dal camper quando devi far benzina, affilare le scarpe al ginnastica, sei sempre lì che... Se no mi compro Fa queste. vedere cosa hai visto. Mi compro queste qua. Pelo Quelle no. invernali col pelo. Veramente stava guardando queste, militari. 10 euro. Ma io mi prendo le pantofole mediche. Ecco Bruto. E poi dietro c'è il nostro camper. Cosa fai? Ah, abbi il coraggio di farle vedere. Sono bellissime. Questo sarà il nostro pranzo di oggi, minestrone di verza, e si parte. Cioè, ma veramente oggi stiamo vedendo un sacco di animaletti per strada. Sì, anche in camper. Ah, ci sono anche i maiali. Hai visto? Ridente località nella Valsesia dove spesso e sovente veniamo qua perché insomma Marina c'è la mamma qua. Rotto il cazzo però. Perché l'abbiamo fatto? Intanto per fare... Ti spacca le gambine.